Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sempre qui sul mio canale di Hogwarts Legacy. È un nuovo episodio di Hogwarts Legacy. Nel precedente abbiamo fatto una marea di cose, abbiamo finito di esplorare e finire la prova di Festival Rackham, abbiamo visto i ricordi di Isidora e del fatto che lei ha estratto il dolore dal padre, poi abbiamo imparato Crucio e infine ci siamo battuti contro dei bracconieri perché facevano scontri clandestini tra draghi e in più abbiamo liberato un drago e il suo uovo che ancora non gli abbiamo riportato, ma vabbè questa è un'altra storia. Poi dovevo raggiungere il livello 21 e 22 e li ho raggiunti, quindi eccoci qua. Ora devo parlare con Amit perché all'Odgok serve qualcuno che parli goblinese e lo devo chiedere ad Amit, quello, il cristiano che ho conosciuto a lezioni di astronomia. Comunque, se vi siete persi il video precedente, ve lo lascio in alto a destra nelle schede se siete curiosi. E niente, se siete curiosi, ve lo lascio lì. Allora, Revelio. no, no, non Revelio. Ecco, questo. Eccoci qua. Ciao. Ciao, Amit. Se non ricordo male, tu parli il goblinese. No, non ricordi male, lo parlo. Per caso ha a che fare con il goblin con cui parlavi a Hogsmeade? Sì, il suo nome è Lodgok. Il tuo aiuto ci farebbe comodo. Mi sta aspettando vicino a una miniera dei goblin. Mi dai una mano? Ma certo, che emozione! Voglio dire, potrebbe essere pericoloso? Credo voglia solo mostrarmi qualcosa che ha a che fare col goblinese. Se ti rincuora, è un amico di Sirona. Bene, buono a sapersi. Se Sirona si fida di lui, mi sento più tranquillo. Lodgok sta aspettando. Andiamo? Certo, devo solo verificare la pronuncia di un paio di parole importantissime. Ci vediamo direttamente lì. Ok, 1900 chilometri, immagino siano chilometri. Sì. Non ho la metropolvere attivata, beh, andrò qui. Importantissime. Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Salve, mi dica. Ho invitato un amico che parla goblinese. Prima che arrivi, forse puoi spiegarmi perché siamo qui. Certo. Sfortunatamente portare a Ranrock l'elmo di Urtkot non ha sortito in lui l'effetto sperato. Sapendo come è stato trafugato, ha ipotizzato mi fossi fatto aiutare nel recupero da una strega o da un mago. In che altro modo pensava che un goblin potesse riprendere l'elmo? A quanto pare non ha alcun interesse a farsi perdonare da te. Purtroppo quando si tratta di Ranrock nutrire aspettative razionali è un lusso. Maledetto Gradbarb e i suoi diari. Gradbarb. Fu un antenato di Ranrock, un maestro dei metalli. Se dobbiamo lavorare assieme, tanto vale dirti tutto quanto. Di recente, Ranrock mi ha inviato a recuperare dei diari di Gradbarb scoperti da poco. In essi si parlava di depositi che un gruppo di maghi e streghe aveva chiesto a Gradbarb di costruire. Che si intende con depositi? Grandi ricettacoli fatti di metallo goblin e rinforzati con la magia. Ranrock ha reclutato vari soggetti per aiutarmi a trovarli. Dovevamo ispezionare ogni posto collegato ai 5 nomi citati nei diari: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach e Rookwood. Il castello di Rookwood. La nostra ricerca è iniziata da lì, Ma perché a Ranrock interessano tanto questi depositi? per quello che hanno al loro interno. Per secoli, streghe e maghi non hanno condiviso le loro conoscenze coi goblin. Ci hanno persino vietato di usare le bacchette. Così molti goblin, me compreso, cominciarono a diffidare profondamente di loro. Ranrock era convinto che i depositi contenessero un potere che la stirpe magica voleva tenere per sé. Era, o meglio è, determinato a reclamarlo per i goblin. Ma... Ecco il mio amico Amit. Meglio proseguire la conversazione più tardi. Buongiorno, signor Lodgok. È un grande onore. Parli goblinese? Oh, bagalio. Basta così. Ti prego non dirmi che stavi tentando di parlare in goblinese. Sì. Forse la mia pronuncia non è perfetta. Immagino che alcuni dialetti differiscano da... Il problema non è la pronuncia. A malapena sembrava una lingua. Spero che tu sappia leggere il goblinese meglio di quanto non lo parli. Sì, signor Lodgok.
Niente, signore. Fortunatamente basterà che siate in grado di decifrare dei progetti, visto che io non potrò venire con voi. Quali progetti? E perché tu non puoi venire con noi? Dobbiamo scoprire cosa sta tramando Ranrock. Un seguace distratto potrebbe aver dimenticato dei progetti nella miniera. E io non posso venire con voi, perché c'è il rischio che qualcuno mi veda e lo riferisca a Ranrock. La cosa importante è che nessuno vi veda, né l'occhio sulla porta incantata, né qualche seguace rimasto nei paraggi. Io e Amit possiamo farcela. Aspetterò il vostro ritorno. Ci vediamo presto. Ok. Allora ci devo entrare solo io, immagino, perché Amit è un cacasotto, da quello che ho capito. Allora, se non devo farmi vedere, credo che devo usare... devo usare sta Porta cosa. ci guarda. Aspetta però. Vedo una fiammella. Fammela abbicciare. Cioè, fammela accendere. Ok, ora possiamo andare. Molto bene, entriamo. Non so se era necessario mimetizzarsi davanti alla porta, però nel dubbio, cioè... E quello mi aveva detto che non mi dovevo far vedere, quindi... Raramente ci preparano alla realtà dei fatti. Ecco una vera miniera Goblin. È ancora più grandiosa di quello che credevo. Ah, quindi Amit viene con noi? Boh, pensavo che avesse troppa paura per venire Non con riesco noi. a credere di aver incontrato un Goblin. Scopriamo il possibile e andiamocene da qui. Guarda questo montacarichi. Quanta maestria in un dispositivo così semplice. Allora, Maestria o meno, sembra l'unico modo che abbiamo per proseguire. sì, bravo, abbiamo capito che non riesce a crederci di essere una miniera Goblin. Però basta parlarne. Grazie. Ora, se tiro questa, che succede? Ah, ecco. Ho letto così tanto di queste miniere. Ok, finora tutto molto intuitivo. Tieni gli occhi aperti, Amit. Vedrai che usciremo sani e salvi da questa. No, non volevo fare questo. Ero convinto che avevo messo... Che avevo messo un incantesimo di disillusione invece di ghiaccio. Me l'ero dimenticato. Vabbè, niente stert a quanto pare. A situazioni così intense. Usciremo da qui sani e salvi, Amit. Potevi startene a Hai casa. la mia parola. Aspetta. Meglio non farsi vedere, Infatti vedi, se ti fai vedere la porta non si apre. Confringo. Confringo. Sì, ma, cioè, che cosa ho attivato, scusami, con confringo? Diamo un'occhiata, Amit. Potrebbero esserci dei progetti qui in giro. Allora, Ci saranno dei progetti qui in giro da qualche parte. non so se ci sono progetti, ma almeno prendo un po' di soldi. Ma il fatto è che c'è... Ok. Aspetta un momento. C'è qualcuno ancora. Vabbè, non mi è riuscito. Non mi è affatto riuscito. È molto affascinante vedere il goblinese scritto direttamente da un goblin. Lo stile calligrafico è straordinario. Devo riuscire a capire cosa stanno costruendo qui sotto. Non so, cioè mi ha detto cerca vicino a sta pergamena, ma non... Forse non era niente perché... Amit non ha detto nulla, quindi... Allora, ecco qua un'altra Uno pergamena. schema. Stanno costruendo qualcosa. Non riesco a capire cosa sia. Che strano. Fammi sapere se trovi degli appunti o degli schemi. Non possiamo tornare da Lodgok a mani vuote. Ok, niente, allora questi appunti non bastano, cioè servono altri appunti. Ecco, qui c'è un'altra cosa. Costruendo qualcosa di grosso. Ma cosa? Devono esserci degli appunti in giro. Cosa staranno costruendo? Wow, grazie Amit. Cioè, l'unica cosa che mi ha detto è stanno costruendo qualcosa di grosso. Wow, grazie. Sei veramente molto utile. Che arroganza. E ragazzi, cioè, non so perché... Cioè, non so come fare a non farmi individuare. Cioè... Mi avvicino di 3 passi e subito... Quanta arroganza. Forse devo migliorare la mia skill di abilità. Di mimetizzazione. Restami vicino. Ho affrontato ben di peggio. Allora, vediamo questo invece. Questa miniera è troppo piccola. Di qualsiasi cosa si tratti. Sei inutile, Amit.
Sei inutile, veramente inutile. Veramente, ma veramente. Non so, non ho capito cosa ho attivato, sinceramente. Forse qualcosa che sta sopra? Pozioni. Mi attende uno scontro, sicuramente. Vediamo qui se c'è altra roba da prendere. Sì, c'è uno scrigno qua. E anche arcata alta. Vabbè, ma tanto lo posso mettere solo nella stanza delle necessità, quindi cioè, insomma non so quanto sia utile sta cosa. Cioè non è che li posso mettere in giro per Hogwarts, o no? Tutte queste cose di abbellimento, arcate eccetera, cioè non è che li posso mettere in giro per Hogwarts. Devo andare di qua? Ok. Intralcio di cui potevamo fare a meno. No, è il tranello del diavolo. Per chi sa. Chi ha visto Harry Potter? Beh, non ci vado lì. Cioè, tanto alla fine è solo roba. È solo pietra di luna, quindi insomma. Non è che ci serve. Allora, Revelio. Vediamo se riesco a farlo in stealth. No, vabbè, ragazzi, è inutile farlo in stealth. Perché, cioè, guardate quel tizio lassù. Cioè, lì sopra. Cioè, non ci posso mai arrivare. Né con le scale né con altro. Quindi insomma non si può fare in stealth senza essere sgamate. Quindi ho per forza combattere face to face. No, aspetta. Non sto capendo. Cioè lì c'è una leva, no? Però ci dovrebbe essere anche una fornace. O no? Vabbè, intanto prendiamo questi. Ah, la fornace sta lì. Ok, confringo di là e accio di qua. C'è un ascensore. Però per prima di salire sull'ascensore qui sicuramente c'è qualcosa. Un cappello incredibile Pessime e notizie. un progetto. Stanno costruendo delle enormi trivelle. Usciamo di qui e riferiamo a Lodgok ciò che abbiamo scoperto. Delle trivelle, eh? Vabbè, almeno non è a tempo. Cioè, pensavo che tipo, sai. Revelio. Aspetta, scusa, ma non c'è. Io vedo uno scrigno, ma non lo vedo. Vabbè, niente, andiamocene. Niente, stanno costruendo delle trivelle. Sono felice di averti qui con me, Amit. Sì, abbiamo Ora capito, che zio. sappiamo che intenzioni hanno, possiamo andarcene. Ma sarà così facile andarcene? Ne dubito. Signori. Houston, we have a problem. Qui serve il coso di livello 2. Io non ce l'ho. Non dirmi che. Non è possibile. Hanno messo la seconda strada per questo, immagino. Credo. Cioè, ok. Questo è l'inizio della miniera. Ce ne possiamo andare. Evidentemente quel lucchetto di livello 2 là dentro c'era qualcosa. Cioè qualche tesoro, qualcosa. Da quello che ho capito, continuando a giocare, sbloccare all'omora di livello 2 non è che è essenziale per continuare la storia, eh. Cioè alla fine puoi anche farne a meno. Allora, devo parlare con Amit che immagino mi dirà, oh no, è stato terrificante, qua, di là. Ah, poi un'altra cosa, non capisco perché mi ha dato tutte quelle pozioni di cura quando non c'era nessun combattimento. No, che cazzo sto di. C'erano i combattimenti, cioè. È solo che non mi hanno fatto niente. Comunque sì, parliamo con il Non è cagasotto. andata così male, vero? Stai scherzando? È stato terribile. Per oggi ho chiuso con le avventure. O forse per sempre. Grazie, Amit. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ora, se non ti dispiace, vorrei scambiare due parole con Lodgok. Certamente. Vi lascio soli. Addio, Lodgok. Non ti dimenticherò tanto presto. I segreti dei Goblin sono al sicuro con me. Però un giorno scriverò un libro su questa avventura. Senza ulteriori esitazioni, adieu. Stanno costruendo delle trivelle enormi. Abbiamo scoperto i loro piani. Sicuramente Ranrock sta cercando i depositi. Temo tu abbia ragione. Però, a parte il castello di Rookwood, non so in che altro posto voglia cercare. Pensavo a un'altra cosa che hai detto prima che entrassimo nella miniera. Che cosa? Se condividi le idee di Ranrock, perché mi aiuti? Al mio arrivo credevo di trovare il castello di Rookwood deserto. Invece al suo interno incontrai una strega che vi aveva allestito una specie di campo di ricerca. Era così presa dai suoi studi che quasi non si accorse del mio arrivo. Quando mi vide pensai
che avrebbe provato paura o disprezzo. Invece fece qualcosa che non scorderò mai. Senza alcuna esitazione, mi sorrise e mi chiese di sedere con lei. Mi disse di essere una ricercatrice e mi mostrò un bizzarro contenitore con uno strano simbolo. Pensava che fosse in metallo goblin e non riusciva ad aprirlo. Voleva che collaborassimo. Miriam, Sì, ma come l'hai... la moglie del professore. Mi ha parlato delle sue ricerche e so del contenitore. Ah. La riverenza con cui mi parlò dei goblin, della loro intelligenza e delle loro abilità, mi colse di sorpresa. Mai alcun mago o strega mi aveva trattato con così tanto rispetto. Fu così che le permisi di studiare il contenitore, a patto di poter ispezionare il castello da solo. Quando ci salutammo, promise di riferirmi le sue scoperte. Giunsero altri seguaci di Ranrock e iniziammo a scavare, fino a che non trovammo il primo deposito. Ranrock gioì per la scoperta, ma si infuriò appena gli dissi di Miriam. Mi maledì per essermi fidato di una strega. Quando udì che era stata uccisa, Pensi che l'abbia uccisa Ranrock? non voglio crederci, ma non lo so. Da allora qualcosa in me cambiò. Vedevo come il potere dei depositi stava trasformando Ranrock e tutti gli altri goblin. Non potevo continuare a esserne parte. Grazie, Lodgok, di avermelo detto. Ti sto dicendo questo per farti capire la posta è in gioco. Ranrock non ha tutti i diari di Gradbarb. Ma da quelli trovati si capisce che a un certo punto Gradbarb costruì un deposito molto più grande di quello sotto il castello di Rookwood. Quello che hai scoperto oggi mi preoccupa, e molto. Se Ranrock scoprisse la posizione di quel deposito, temo che dovremmo affrontare una guerra feroce. Scoprirò cosa sa Ranrock al momento. Attendi il mio gufo. Mi sa che Miriam è stata proprio uccisa da Ranrock, cioè a sto punto. Cioè, non mi sembra impossibile crederci. Allora, ragazzi, beh, continuiamo con le missioni. Adesso c'è questo, all'ombra della miniera. Devo incontrare con Sebastian presso il belvedere. Vediamo dov'è, che sicuramente non ne ho idea. Cioè, minchia, proprio dall'altra parte del mondo. Vabbè, allora vedi, come ha detto anche Lodgok, ci sono anche streghe e maghi che trattano con rispetto i goblin. Sono rari, ma ci sono. Allora, vediamo Sebastian cosa vuole da me. Ero sicuro che il mio gufo avrebbe stuzzicato il tuo interesse. Ho fatto il prima possibile. Sono stato così distratto dallo scriptorium e dal libro di Serpeverde che mi ero quasi dimenticato cos'è che mi avesse colpito del trittico. Questa è la veduta dipinta sulla tela. Incredibile. Conosci proprio bene quest'area. E mentre ti stavo aspettando, ho ispezionato in giro e ho scoperto una miniera abbandonata nei paraggi, piena di seguaci di Ranrock. Credi ci sia un qualche collegamento con il trittico? Non ne ho idea. Ma forse stanno ispezionando tutto come hanno fatto al castello di Rookwood e al maniero di Isidora. Cosa intendiamo fare? Dobbiamo scoprire cosa stanno combinando, ma senza attirare la loro attenzione. Molto bene. E ho ancora quel simbolo runico che abbiamo trovato sul trittico. Se c'è un collegamento, sospetto che lo rivedremo da qualche parte. Dopo di te. Simbolo runico sul trittico. Allora, se dobbiamo combattere e sospetto che dovremmo combattere, fammi mettere bombarda. Allora, Sono loro, eccoli là. Fai strada tu. perché è tutto verde? Tutto verdastro? O è la mia impressione? Telio. Ma io ne vedo un altro, ma non lo vedo. Ah, sta là. Aspetta. Qua c'è tanta roba. Scusami.
Guarda quanta roba. I seguaci di Ranrock meritano tutti lo stesso destino. Ben fatto. Tutto procede per il meglio. Siamo proprio una bella squadra. Assolutamente sì. Ah, ma c'è un altro accampamento. Ancora una volta possiamo superarli o combattendo o procedendo senza farci vedere. Sai già cosa scegliere. Critico Totalus. Ok. Divertimento. Divertimento divertente. Non ci avrei mai creduto, ma ce l'ho fatta a farlo in stealth. Comunque qui c'è un'altra runa, credo si chiami runa. L'ingresso della miniera è questa, è giusto? Non mi sta dicendo niente. Ok, è questa, a posto. Allora, vabbè, continuo in stealth per quanto mi è Comunque possibile. vada, siamo Poi se mi scoprono, beh, sti cazzi. Grazie, grazie. Grazie gioco, cioè mi è praticamente costretto a combattere, però vabbè. Che ci sono qui dentro? Revelio. Troppi. Devono essere certi che quel che stanno cercando si trovi qui. Foglie di dittamo. Sì, ma... No, cioè aspetta un attimo. Foglie di malva sono sempre utili per le prove di Merlino. La sporgenza è terribilmente in alto. Hai qualche idea? Aspetta, fammi un attimo vedere se qui c'è qualcosa di prendibile. Perché c'è... Revelio. Sotto di noi c'è uno scrigno, ma... Come ci arrivo? È quello il... Aspetta. Vabbè, dai, prendo solo questo, cioè... Se no sto qui una vita. Cosa di utile? Eccoci qua. Dovevo per forza Non mi usare meraviglio sto che la coso. gente abbia paura dei ragni. Saranno le zampe pelose, gli occhi senza anima, o le zanne velenose, o un'altra delle loro adorabili caratteristiche. Stiamo Sì, sì, raschiando il fondo del barile. sono adorabili. Por qua. Allora, immagino che qui devo usare riparo. Per forza. Ora possiamo andare. Tra l'altro credo che con tutte queste cose, con tutti questi oggetti presi, i miei scompartimenti siano quasi al limite. Ce ne stiamo sbarazzando in fretta. La professoressa sì. Hecate sarebbe fiera di noi. Non so se sarebbe fiera, sai, cioè... Tecnicamente non ci dovremmo nemmeno essere qui. Lumos. E quindi dice... Ok. Abbiamo trovato anche un forziere. Leggendario addirittura. Lumos. Non male. Dai. E si continua. Con l'exploration. Non abbiamo ancora visto neanche un singolo simbolo runico. Temo che per un po' non avremo tempo di pensare alle rune. E Ci sarà una- attende un altro scontro. Sì, un altro scontro. abbiamo fatto Ok. piazza pulita. Dopo un estenuante scontro infinito, ce l'abbiamo fatta. I seguaci di Ranrock non sapevano di doverlo cercare. Aspetta, c'è anche uno scrigno qua. No, non è uno scrigno. Ho capito, ma cioè, perché sto coso qui? Ah, per andare lì, ok. Ora ha tutto un senso. Allora, Wingardium Leviosa. dammi sto coso. Metto qui. Non mi sorprenderei se trovassimo qualche altro simbolo runico. Confringo. Lui, il simbolo runico praticamente è quello che noi già sappiamo. Cioè, sta cosa della magia antica Me praticamente. l'aspettavo. E questo è quello che lui intende. Comunque abbiamo aperto la porta dopo averli colpiti tutti contemporaneamente e vediamo cosa c'è dentro questa stanza. Annotazioni di Isidora Morgan, H3 di 7. Quando ho ripreso conoscenza la mia mente era annebbiata e confusa. Per quanto tempo sono rimasta priva di sensi? Ricordo solo i suoi occhi, vuoti, liberi dal dolore ma anche da... Ricordo di essere stata pervasa da un senso di euforia alla vista del dolore che spaniva, ma poi qualcosa è cambiato. Devo aver battuto la testa cadendo perché sento un dolore pulsante, ma non c'è nessuna ferita visibile. Spero solo non si tratti della peste. Ah, c'era ancora la peste all'epoca.
almeno non prova più alcun dolore. Ah, ho capito, quindi praticamente ha liberato il dolore dal padre, però mi sa che se ne è fatto carico lei del dolore. Questo spiegherebbe perché si sente male ma non ha alcuna ferita. Probabilmente è così. Cosa hai trovato? A questo punto penso Una che notazione scritta da Isidora. se continua ad Speriamo assorbire ci aiuti a dolore rivelare dagli questo altri mistero. morirà, credo. Se se ne fa carico. Sebastian, credo di aver trovato qualcosa. È un pezzo di tela. Rebellion! Non è stata fatica sprecata, dopo tutto. Eppure, questo posto ha qualcosa di strano. Già, indubbiamente ha qualcosa di strano. Questi non sono altri simboli runici? O sono io che sono fatto? Se il trittico ci ha condotti fino a questa tela, possiamo supporre che Isidora Morganach sia passata di qua. Pare sia passata ovunque. Ma se già usava il sotterraneo e la cantina sotto il suo maniero a Feldcroft, perché creare questo spazio? E perché nasconderlo dietro criptici simboli runici? È un'antica magia che nessuno può vedere. Anche Isidora e Percival Rackham, un altro dei custodi, potevano vedere le tracce di magia antica. Rackham. Mai sentito nominare prima d'ora. Tra i ricordi che ho visto, alcuni erano i suoi. Non credo che lui e Isidora fossero d'accordo su come usare questa magia. È tutto piuttosto oscuro. Riportiamo la tela al trittico. Forse così troveremo delle risposte. Questo posto è strano, eppure mi affascina. Ora dobbiamo uscire da qui e tornare a Hogwarts. Forse Grazie. possiamo trovare un altro modo di raggiungere il sotterraneo. Guardiamo in giro. Ok, vediamo un po'. Sì, dobbiamo riportare questa tela al trittico. Eccoci qua. Andiamo sul sotterraneo. Sinceramente non lo so perché Isidora ha fatto tutto sto casino. Cioè si è costruito questo spazio. Ora il momento della verità. Deve combaciare. Vediamo. Ti prego, dimmi che riconosci la scena dipinta su questa tela. La buona notizia è che sì, la riconosco. E quella cattiva? Altri guai in vista. Ma pensa un po'. Conosco quella costa. Ranrock ha invaso una miniera da quelle parti e tutta l'area circostante. Per Marunwim è stato un disastro. Pare sia messo male come Feldcroft. Che dici, andiamo lì? Dovremmo aspettare. Perché? Siamo sempre un passo indietro rispetto a Ranrock. Forse conosco chi potrebbe farci stare un passo avanti. E chi sarebbe? Un goblin amico. Ha preso le distanze da Ranrock. Un goblin amico. Lo sai che sono stati goblin a maledire mia sorella, vero? Hanno detto deve essere vista e non udita. Lo so, ma non tutti i goblin. Non tutti i goblin cosa? Hai dimenticato Feldcroft? Hai dimenticato la miniera che abbiamo appena attraversato? No, Sebastian, ma non mi stai ascoltando. Perché dovrei ascoltare chi non capisce niente? Non sai quello che stai dicendo. Prendi fiato un attimo. Oh, invece so esattamente quel che dico. Incredibile! Beh, Sebastiano è un po' irritabile. Allora, signori, vediamo le prossime missioni. Allora, come prossima missione principale c'è questa. Ma non possiamo farla perché devo raggiungere il livello 23. Non so se ce ne sono altre, onestamente. Qui il prossimo step è scopri dove si trova la terza prova dei custodi. Quindi immagino che la terza prova riguardi lei, l'altra persona nel ritratto. Però devo arrivare al livello 23. Quindi nulla. Ci vediamo al prossimo raggiungimento di livello. Però ovviamente prima di arrivarci voglio anche imparare Imperio. Quindi farò anche questo all'ombra del tempo e drammi da drago. E vabbè, penso che ci farò un video. Sì, quello sì. Quindi nulla, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere altri episodi su Hogwarts Legacy. E noi ci vediamo sempre qui con un prossimo episodio su Hogwarts Legacy. Alla prossima! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.